Eccoci, Eccoci, dovremmo dovremmo esserci, esserci, credo, credo, forse. forse. È tutto così in forse. Sì, ho poca Sì, ho fiducia poca fiducia nelle mie nelle capacità, mie come tutti capacità, avranno come tutti capito. avranno capito. Oh, finalmente ci siamo. Sì, 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 ci Sì, siamo, sì, sì, dai. ci siamo, dai. Ci siamo. Ci Ciao a siamo. Ciao tutti. a Ciao tutti. Michele. Ciao Ciao Michele. Ugo. Ciao Ugo. E... E... Ok, ok. Ok. Dovevo Dovevo stabilizzarmi, scusate. stabilizzarmi, scusate. Mi sembra tutto Mi così sembra tutto così complesso. complesso. È Non lo stato so. complicato. Sì, 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 devo dire di sì, sì. devo dire di sì. Alex, alla fine hanno Alex, alla annullato fine la hanno lezione, ci annullato sono la lezione, ci finalmente. sono Bravo, finalmente. bravo. Però Bravo, io ti bravo. Però consiglio di io ti rivederla consiglio di anche dopo. rivederla anche dopo. Non si sa mai, Non si sa una mai, una la vedi due la volte, vedi dai. 2 volte, dai. Allora, siamo Allora, qui siamo con qui con Veronica Veronica e e dopo tanto, devo dopo dire, tanto devo dire ce l'abbiamo ce fatta, l'abbiamo fatta, anche anche tecnicamente, devo dire. tecnicamente devo dire. Ehm, Ehm, mi dicono che si Mi sente dicono che si doppio. sente doppio. Si sente un audio Si di sente un troppo. audio di Ecco, lo troppo. Ecco, lo sapevo. sapevo. Ah, Ah. E così sentite doppio o non mi sentite proprio? Mi sentite? Prova, prova. Sentite? Datemi una risposta. Sento. Ma senti doppio, Alex? Il più è quando io tengo attivo il microfono, perché anch'io sento il ritorno di audio. Ah. Però adesso dicono che è normale. Ma tu la vedi la chat, Veronica, di Twitch, vero? Perché l'ho condivisa. Sì, no. Potrai partecipare alla chat condivisa quando sarai live, mi dici. Aspetta, Direi adesso che... aggiorno. Oh, adesso sì, ce l'ho fatta. Ok, ok, perfetto. Ok, Top. però dicono che andava bene, forse era colpa mia, perché ho disabilitato adesso il mio audio, strano. Aspettate, scusate un attimo. Cosa? Il brutto della diretta. dai, però si sa che è così. Ora, Mm. ok, mo è tutto perfetto. Perfetto, grandi. Ok, quindi stavo dicendo, dopo un po' ce l'abbiamo fatta con Veronica e, e siamo qui. Veronica è un avvocato e ha anche una grande passione per l'informatica. Dimmi se sbaglio. No, vero, ho sbagliato mestiere, devo fare il tuo, che è molto più bello del mio. Ce lo Allora, non vogliamo lo so, dire. guarda, alla fine il problema sono i clienti, diciamolo. Non dovrei dirlo, però sì. Sì, è vero, Alcuni. però almeno tu li puoi hackerare, cioè io posso solo fargli vincere le cause, Tu sei dalla loro parte, quindi. sempre purtroppo, schiava dei miei clienti. No, però anch'io sono schiava alla fine, perché se non faccio come dicono non mi pagano, quindi cioè non pagano Mm. l'azienda che poi non pagherebbe me, quindi va bene. Ciao Francesco. Ehm, Però insomma, allora io se non mi conoscete, magari qualcuno non mi conosce, niente, faccio penetration test, appunto hackero, faccio sempre con i doppi apici quando lo dico, siti web, niente, Veronica, dovevi studiare informatica, perché non hai studiato informatica? Raccontaci Lascia stare questa... che mi sto prendendo, sto solleticando l'idea di fare una triennale così, per cambiare vita. Ah, non sarebbe Chissà. brutto. Anche io vorrei Sì. fare una triennale, ma in psicologia però. No, falla in giurisprudenza così tu diventi avvocato No, e ci scambiamo il no, guarda, mestiere. guarda, giurisprudenza forse era uno dei,
uno dei pochi che avevo detto no, quelli no. Forse erano giurisprudenza, economia e forse letteratura, perché comunque dovevo studiare tanto, nel senso era molto più poco pratico, no? Comunque. E Sì, quindi no, io avevo diciamo era... escluso medicina Ah, vabbè, perché il certo, sangue, sì. dai, fa un po' schifo, tutte le cose mediche. E poi ci ho messo Ok. talmente tanto a decidere che rimanevano solo quelle senza test d'ingresso. Oppure devo saltare l'anno. Ah, Quindi è stato... ok. Però Ok. dai, giustamente mi piaceva, quindi ho detto vabbè, ci sta. Col senno di poi però non lo so, forse davvero avrei fatto qualcos'altro. Tipo informatica. Sì, ingegneria informatica. Sai che bello, risolvere i problemi Perché veri. qui... perché qui poi c'è sempre il tranello, ingegneria o informatica? Che gli Non ingegneri poi se so. la prendono, eh? Ma infatti io ti dico una cosa che non ho mai capito, cioè so che c'è ingegneria, so che c'è informatica, so che c'è ingegneria informatica, quindi come si deve muovere una persona per diventare penetration test? Parlaci di te nel tuo canale, ti intervisto. Nessuno dei due in realtà, nessuno dei tre Capo. per penetration test. Cioè, nel senso, quelle ti danno una base, soprattutto nell'informatica, nei linguaggi di programmazione, e più programmazione, quindi come vai poi a fare programmi e robe così. Se vuoi diventare penetration tester o comunque entrare nel campo della sicurezza, adesso ci sono delle magistrali che sono prettamente di sicurezza informatica, e però ovviamente non ti preparano su tutto perché è chiaro che la sicurezza Mm. informatica è gigante, no? Però comunque già vedi parecchie cose, quindi magari ci sono corsi, bisognerebbe vedere poi singolarmente i vari corsi, però magari se già ci sono corsi di penetration test sul web, diciamo una, è una è un inizio, no? Quindi, però Mm-mm. comunque secondo me, cioè io non rimpiango di aver fatto informatica soltanto, perché comunque alla fine chi fa, in questo caso penetration test, deve comunque sapere anche il linguaggio di programmazione, perché comunque se vai a fare un penetration test web ci sarà HTML, JavaScript e altri linguaggi, quindi se tu hai già una base anche dei linguaggi di programmazione, magari non sai precisamente quelli perché chiaramente poi ci sono miliardi di linguaggi. No, miliardi magari no, non lo so quanti sono, però diciamo... Lo so Alex, HTML è linguaggio di programmazione, lo so, ho sbagliato, scusate. Però insomma, no? Ti dà una base che quindi ti serve anche a capire poi come funzionano effettivamente le cose. Quindi ci Mm. sta. Sì, Ok, quindi me lo consigli come partenza, diciamo, sì, per imparare sì. No, ma... l'HTML e tutti gli altri linguaggi di programmazione, come HTML. Esatto, esatto. No, ma io sono molto favorevole all'università in realtà. Alcuni no, dicono che è uno spreco di tempo, ma in realtà io sono molto favorevole in generale, cioè qualsiasi poi facoltà si fa, no? Però secondo me ti dà proprio una mentalità diversa. Quindi, cioè, ti apre proprio la Mm. mente, almeno nel mio caso è stato così. Poi vedi gente, conosci persone, quindi insomma, esatto, l'uni ti dà la forma mentis, come sei nobile. Ah, stiamo passando al latino qui. Esatto. Io l'unica cosa che mi ricordo di latino era tipo rose, rosarum, tipo una roba del genere, o Sì, lupus. rosa, rose, rose. Esatto, mai fatto latino. Male, male. Io ho fatto anche il greco antico. Oh, tu sei proprio un passo E avanti, qua devo dirlo, eh. molti passi indietro, direi, a livello di lingue quantomeno. Vabbè, però non parlo l'inglese, quindi... Cavolo, se potessi fare... Se solo la cyber security usasse termini in greco antico, cioè quanto sarei avvantaggiata un botto. Invece l'inglese da noi era quasi facoltativo. E Mi anche io avrei dispiace, preferito fare preferivo... informatica da te.
Sì. Sì, no, anche che da me l'inglese era fatto male comunque, cioè se beccavi il professore che magari te lo insegnava bene, eri fortunato, però nel mio caso io l'ho fatta abbastanza, cioè più che altro si faceva sempre la grammatica e quindi magari sì, va bene la grammatica, però se poi non parli non fai pratica, no? Ciao Mao Esatto. Zedong. Su YouTube. Ah, eccoci là, ci sono. Inglese non lo sanno spiegare e trasmettere, ormai la vedo come il vibe coding. Ma guarda, ti dirò, alla fine, tipo alle superiori c'erano dei professori bravi che proprio si mettevano, parlavano inglese con gli studenti, facevano anche listening, quindi pratica di ascolto, e quindi le persone che stavano con quel professore in effetti poi l'hanno imparato l'inglese. Oppure all'università c'erano persone che comunque l'avevano fatto bene inglese perché comunque lo praticavano, cioè a scuola, e quindi lo sapevano bene. Quindi secondo me dipende dove vai, dipende che scuola fai pure. Però vabbè, Vero. siamo qui, basta che ci capiscono, io dico sempre. Esatto, e che riusciamo a leggere un articolo in inglese se riguarda il lavoro. Esatto. È che Comunque in poi il mio tutto questo problema... vedo che nei Sì, messaggi vai. c'è Alex sempre che dice che c'è una laurea magistrale di hacking, questo sì che è interessante, scusa. Altro che formamentis. Entri proprio nella Sì. mentalità criminale. Sì, interessante, interessante. Mandaci il link così vediamo. Esatto. No English, no cyber security. Ma guarda, noi adesso ci metteremo e faremo cyber security in italiano. Magari partiamo dicendo sicurezza informatica. Esatto. Sì, Ingegneria sociale. esatto, esatto. Sì, che poi non è sicurezza informatica, ma è sicurezza cibernetica, visto che la normativa la chiama così, oscena. Hai ragione, hai ragione. Iniziamo da qui, quindi, dalla sicurezza adesso rinomino la live in sicurezza cibernetica con... Esatto. L'Italia riparta dalla sicurezza cibernetica. Osceno. No, mi dispiace. Anche perché in realtà dovremmo veramente fare, come dice Mao Zedong, cioè di dedicarci all'inglese per fare la cyber security, perché altrimenti facciamo come gli APT cinesi o russi e così, che lasciano i commenti scritti nella loro lingua e vengono sgamati immediatamente. Bisogna parlare tutti Sì, inglese. sì, sì. No, vabbè, però in generale anche le ricerche. Se tu cerchi in italiano magari trovi meno risultati, se cerchi in inglese magari ne trovi di più. Morgan Freeman in Morgan Uomo Libero. Questa è bellissima. No, questa è molto bella, Madonna. devo dire. Morgano. Morgano, eh sì, anche lì, anche il Morgano, nome. uomo libero. Certo. Morgan è troppo international. Sì. Chi è che era? Phil Internazionale. Collins, che lo chiamavano Filippo Collini. Bellissimo. Sì, una cosa un po' fascista, diciamo, mi ricorda quelle cose quando venivano tutti i nomi, venivano italianizzati così non si rischiava di perdere la lingua. Ok, direi che possiamo iniziare con le nostre notizie. E un attimo, devo cambiare il layout. Ormai, guardate, sono proprio... Guarda, hai visto? Ho messo sotto. Cioè di fianco, No, non ho scusate. visto. No, non lo vedi? Ok, va bene Ah, così, adesso dai. sì. Fidati. Va bene, mi fido di te, guarda. Fai male, però va bene. Sicuramente sei più Così brava di me, che ho creato posso... ieri il mio account Twitch. Vabbè, c'è sempre... Ci sta, ci sta. Eccolo lì. Ah, ci ha mandato il link. Ma non è che è phishing. Non è che poi mi mandi robe...
Io mi fido, Alex. Uh, Madonna, comunque lavorare alla cyber security rovina le persone. Gli abbiamo chiesto noi il link. esatto. Allora, vediamo qui. Allora, aspettate che tolgo tutte queste... deny, ok. Veronica si sente doppia. No! Adesso non sentite niente in doppio, no? Però non si sento Anche io. perché io non sto parlando. Adesso si sente doppia? Forse perché... Ok, forse adesso. No, adesso dovrebbe sentirsi bene. Tu prova a parlare. Bla 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 bla. Giustamente dice Alex che doveva parlare per capire. Sì. E comunque stavo ancora finendo di guardare la laurea, quindi che ovviamente è in inglese, quindi bisogna imparare su inglese. Io adesso vedo Ok. doppie noi più che altro, Come vedi doppi? perché io sotto sto tenendo la live per capire che cosa stiamo vedendo, vedo questo. Vedi? Sono 2 volte. Wow. Ah, ok, ho capito, perché sono pazzerella. Un attimo. Pazza. Però strano perché doveva sbaglia a prendere... Ah, ok, scusate. Però sto facendo un sacco di errori. Va bene, però... Va bene. Practice me. Perfect. Però adesso si vede, no? Vedete... Laurea... ethical hacking, cyber security... All Yes. good, grazie. Ma dove sta? UK. Ah, grazie mille, sì. Sì, ma how much? Queste sono le cose che contano. Perché di solito Dice che questi parte da corsi... 35.000 sterline a 40.000. Ah, beh, dai. Ah no, Ok. scusate, dice no, salary of our... no, lo stipendio. Si entra con Fees and i fondi funding. europei. Vabbè, insomma, vediamo i moduli. Quanti ci sono? Internazionale 19.950. Ah, Ma infatti io noto che questi corsi hanno, cioè non c'è una via di mezzo, o costano una cosa come 20.000 euro l'anno, oppure beh, sono gratis. Non ce n'è. sì, è vero, hai ragione. Però, insomma, vedendo un po' qui i moduli sembra interessante perché comunque c'è un sacco di roba. Sì, Solitamente infatti. le fanno alle È un università anno. private. Però lo sai che io non la farei per questo costo, perché so tutte cose che puoi trovare online, con corsi comunque. Mm. Tra l'altro, non so se lo sapevi o lo sapevate, ma l'MIT tiene tantissimi corsi a cui si può partecipare gratuitamente e poi si paga solo il certificato finale, che però costa tipo $300, cioè non è così esagerato. Chiaro che non sono corsi di laurea, però come corsi da mettere nel curriculum sono interessanti. Cioè, poter Sì, sì, dire, che infatti. bello, ho studiato all'MIT. Vabbè, insomma, Che adesso ho tanta cercato roba. MIT su internet ed è venuto fuori il ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ah, ah. Proprio lui. Ecco, courseware. Al Meet sono tutti fusi. Ciao Meliodas. Aspettate che prendo questo. Anche Harvard ha dei corsi Anche gratuiti Harvard. online. Vero. Per questo Che bello. comunque Comunque vedi, quanto è bello studiare. ci sono un sacco di corsi comunque gratuiti, quindi certo, se uno non ha niente e vuole avere magari il pezzo di carta, diciamo, da mostrare, allora è chiaro.
cioè puoi valutare anche ste cose. Però se è più io ho una laurea o comunque ho già qualcosa che dimostra le mie competenze, ma voglio fare dei corsi per studiare questa specifica cosa, alla fine No, ma infatti ci sta. Cioè, poi soprattutto in Italia il pezzo di carta lo vogliono. Cioè, per quanto uno possa dire, io ho la terza media, poi da quando avevo 14 anni ho iniziato a hackerare sistemi, quindi guadagno molto sul dark web, ma voglio passare con i buoni. Gli dicono comunque no, perché come puoi spiegare questo esatto. gap nel tuo curriculum? Esatto, sì, sì, questo è ancora un po' purtroppo brutto. Con la I, ciao Paolo Bitta, che bel nome. Con la I si è Wow! tutti bravi con la programmazione. No, in realtà no. Eh, Sì, che conti di più quello che si sa fare è vero, cioè è verissimo. Io adesso vi dico, giusto perché dobbiamo ancora iniziare, così quindi vi faccio una chiacchiera su una cosa diversa, ma quando fai 5 anni di giurisprudenza non fai nulla di pratico e poi devi fare infatti 2 anni di pratica in uno studio legale, cioè 1 anno e mezzo che poi diventano sempre 2. E l'esame finale è quasi, diciamo, è pratico nel senso che devi risolvere un caso e poi vabbè, sì, ovviamente studiare, dare anche degli esami orali così, però in 5 anni non c'è mezzo spazio per vedere qualcosa di pratico. Io ho dovuto imparare tutto, c'è anche come si fa un contratto nella pratica, perché non sapevo niente. sì, perché è tutto teorico, no? Sì, ma si potrebbe fare meglio in realtà, cioè, o meglio, potrebbe essere una triennale, potrebbe essere una main, questo corso di laurea. No, perché io avevo una coinquilina che faceva giurisprudenza e mi ricordo che lei comunque faceva tutto teorico, non c'era mai Sì. pratica o cose. Alex, hai paura della polizia postale? Davvero? No, scherzo. Dipende. Normalmente, normalmente non beccano. Quando beccano, c'è il carcere se c'è accesso informatico abusivo. Tra l'altro è una cosa che viene quasi più applicata per, non so, ecco, per esempio, se tu, Cinnamon Sec, ti metti e hai un contratto per, non so, devi entrare in un database di un'azienda, invece entri in un altro database, già sarebbe reato in Italia, perché il tuo contratto Sì. prevedeva una cosa diversa, quindi tutto quello che tu Mhm. superi, quindi finisci al gabbio. Proprio lo dici Stai attento. devastato. Sì, sì, no, questo sì. C'è stata pure qualche mese fa, una storia di un tizio che faceva ingegneria sociale, faceva però la parte fisica, quindi andava lì, vedeva se poteva entrare magari nell'azienda, vedere dove poteva entrare e la polizia li hanno beccati e poi sono stati ore con la polizia per spiegare che loro in realtà avevano il contratto e che non erano malintenzionati e niente, sono stati comunque delle ore perché volevano contattare poi il capo di quell'azienda per vedere se era vero il contratto, se era vero tutto quanto e quindi insomma anche se hai il contratto certe volte Plot non è twist. I poliziotti erano ingegneri sociali che volevano semplicemente leggere il contratto, raccogliere informazioni, entrare nell'azienda in divisa. Si sono ah, pestati i piedi vicini. vero, bell'idea, può essere. La mentalità criminale ci salva. Eh, Paolo, è triste la tua situazione. Comunque è vero che le cose nella cyber security cambiano troppo velocemente. Il problema è che in Italia vogliono il pezzo di carta, cioè questo purtroppo vaglielo a spiegare, cioè è vero, ci sono ancora persone che lavorano senza essersi mai aggiornati da 10 anni, cioè 10 anni su internet sono 3 secoli Sì. praticamente in giurisprudenza per rimanere sempre qua in questo settore. Quando invece magari uno che ha, diciamo, studia tutti i giorni senza avere il pezzo di carta è molto più bravo, molto più in gamba. Sì,
Sì, quello è vero. Purtroppo sì, c'è questa cosa che se non hai veramente il pezzo di carta non sei quasi nessuno. Ed è triste perché comunque io qui, cioè io sto in Svizzera, come molti sanno, qui ho avuto colleghi che non avevano la laurea, ma erano proprio dei mostri. Quindi, cioè, non è che e ho avuto invece colleghi senza laurea che invece erano meno bravi di questi. Quindi, cioè, la laurea non è tutto. No, infatti. Infatti il countdown di Natale sono dei spiegati. Sì, 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 sì. Mancano 28 giorni a Natale, chiaramente. Sì, questo è il countdown, perché allora nella mia testa io ovviamente a me piace il Natale, quindi per me il countdown è molto simpatico, però per esempio Miao Zedong a lui non piace il Natale, quindi è solo un mettere ansia che dovrà comprare i regali di Natale. Beh, vedila così, hai ancora 28 giorni. Esatto, però lui ha detto che li compra tutti all'ultimo minuto, eh. Ah, Perché vabbè, parlate sempre vai. di cose difficili. Ma non sono difficili, eh. Io te le spiego quando vuoi. Sì, è vero, noi le spieghiamo. Sì. Ehm, E poi il Natale comunque, dai, è abbastanza semplice. Ma scusami, domanda, dopo il 26 dicembre lo metti comunque, ci sarà scritto 364 giorni. Hai fatto un planning dei countdown? O no, lo non metti l'ho tipo fine fatto il Pasqua? planning, però potrei fare tipo il countdown a Pasqua e poi dopo Ci sta. Pasqua fare il countdown di Natale, no? Di Si Ferragosto pensa. direi. Spezzano Eh. un po'. Non so se esistono, però online e non mi metto a fare un countdown. Vabbè, con Claude si fa in 3 minuti. Va Giusto per bene, dai. dire Ma che che fate fate Capodanno, ma oggi? basta, questa è la domanda più ansiosa. Io non mi organizzo mai niente, mai. Finisco sempre per stare a casa. Sì, sì, solo l'anno Chiamo il scorso. DNS di Io ci sto. No, scherzo. Ci scherzo, amici della postale. Esatto. E anche di Amazon, perché secondo me Amazon è più potente. Amazon Dai, che controlla io ho tutto. sempre lo sticker su WhatsApp, si scherza, amici della postale, perché non si sa mai, nelle chat vengono sempre fuori cose. Giustamente. Paolo dice che Mm. hackerare non conviene più nel 2025. Ma io ho la sensazione quasi contraria, cioè ho quasi la sensazione che nella difesa ci sia un inseguimento continuo e che vengano fuori di continuo modi per eludere tutte le difese. E allora, sì, nel senso, molto spesso in realtà non è riguardo il sistema operativo che si aggiorna, ma è semplicemente come i programmatori sviluppano un programma. Per esempio, nelle applicazioni web, fino a poco tempo fa, la vulnerabilità più gettonata era l'SQL injection, no? Ma perché fondamentalmente gli sviluppatori, che poi sarebbe l'iniezione di alcuni dati, Comandi. diciamo così, comandi, sì, tipo l'username, voi potete aggiungere dei comandi per prendere più informazioni dal database, no? Che come vi dico sempre, è sempre come un archivio in cui si trovano le informazioni, tipo Amazon avrà un database di prodotti, di utenti, eccetera. E il problema qual è? Che i programmatori non sanno di queste cose di sicurezza e quindi non sanno come mettere in sicurezza questi sistemi praticamente, perché loro studiano ovviamente programmazione, ma non sanno la parte di sicurezza. E quindi chiaramente se non lo sai, non lo implementi. E molto spesso queste sono aziende piccole e non è che si fanno magari fare una consulenza da aziende di sicurezza che guardano il codice e possono dire se una cosa è sicura o no. Lasciano il codice e basta. Poi vabbè, come sempre, le password semplici ci sono sempre, eh. Quella Mm. è la più gettonata. Ciao Paolo, è stato un piacere. Ciao Paolo. Ecco, Paolo dice che sarebbe bello tornare alla carta e penna e che ci sarebbe più lavoro per tutti. Forse in realtà ce ne sarebbe meno, perché secondo me internet ha aperto molto,
la strada ad altri tipi di lavori. Leggevo l'altro Sì. giorno un libro di, non so se conosci Giorgia Fumo, che è un ingegnere, e ha scritto un libro che fa Mm. spaccare, lo consiglio a tutti, si chiama Ingegneria della vita adulta e dice che ci sono due tipi di lavori. I lavori veri, che sono quelli sono quelli delle statuine del presepe, quindi c'è il fornaio, c'è quello che porta la legna, quelli sono lavori veri. Tutti gli altri sono i cosiddetti lavori del cazzo, cioè, che sono quelli che facciamo noi. Ha detto, quelli che si basano su stare al computer, mandare le mail e fare le call sono lavori del cazzo. Se voi non li fate non succede niente. Un po' è vero. Ma, ma no, non è vero, dai. Io mi sono sentita, no, sai perché? È bellissimo perché dice, prima ti fa realizzare questa cosa, poi ti dice, vedi, non ha senso andare in burnout, non è un lavoro del presepe il tuo, cioè non è un vero lavoro. È bellissimo. Se la pensi così, in effetti non è male, eh. Perché almeno Esatto. così non ti stressi. Lei consigliava proprio, Allora, ditelo anche ai clienti, cioè, cosa mi stressi per una mail? È un lavoro del cazzo il mio. le mail, in effetti. Potrei aggiungerlo come la firma. Non mi stressate. In italiano, così nessuno mi capisce. Esatto. Lo metti sotto la classica dicitura del GDPR, se ti è arrivata questa mail per sbaglio sotto, se ci metto un po' a rispondere non mi rompere, che tanto a me non è un vero lavoro. Io non la uso quella del GDPR, cioè a me hanno generato Nemmeno la io. firma e mi sa che non c'è. Sto Nemmeno io in pensando, realtà. Dovrei però non metterla. ce l'ho. No, mi scordo sempre. È che mi sembra così inutile. Rivelazioni. Come non lo usi? Lo sai che controllerò, magari non ci ho fatto caso perché ultimamente hanno cambiato una roba nella firma e quindi non l'ho neanche considerata. Per me tipo mettete quello che volete. Però lo sapete che non lo so? Domani la controllo. E in caso dico, qui manca qualcosa, eh. Esatto. Allora, io spero che i Ne- bot funzionano oggi, perché io ho messo anche il tuo canale, ho detto seguite anche Veronica, bla bla, però i bot non mi funzionano mai. Ah, posso. Quindi non lo so, ho visto un messaggio adesso del bot, però per caso Alex, siete non con... dovrebbe essere obbligatorio. In realtà cioè nel senso non è detto. La dicitura di cui parlo io è quella, se hai ricevuto questa mail per sbaglio, cestinala ai sensi del GDPR, quella non è detto che sia obbligatoria. Per il resto si tratta, cioè alcuni mettono proprio un'informativa più completa, ai sensi dell'articolo 13, ma se tu stai scrivendo a qualcuno, il suo contatto ce l'ha in qualche modo, quindi è un'informativa che Sì, difficilmente va resa. Sull'altra sì. domanda lascio rispondere te. Per caso siete colleghe di lavoro? Possiamo dire di sì. No, no, no. Collega youtuber. Esatto. No, 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 in realtà ci siamo conosciute per YouTube. Perché Vero? tu hai un guarda, mo li faccio pure vedere. Bam. Ma quanta pubblicità? Eh? Non te l'aspettavi, eh? Allora, ecco No. qui, ecco qui. Ecco qui il canale di Adibì. Veronica. E lei più o meno mi sa che abbiamo iniziato più o meno nello stesso periodo, forse, non sono sicura di questo, però boh. Io ad aprile. E io Tu pure forse forse, poco dopo? forse fine aprile se non mi ricordo male. Io ho Boh, però pubblicato il primo video il giorno del mio compleanno, che è il 1° aprile. Quindi mi ok. ricordo. No, e io mi sa fine aprile, sai? Ok. Boh. Vabbè, insomma, quest'anno. Qualche mese fa. Nell'anno. Esatto. E niente, ho visto i suoi video e poi niente, ti avevo contattato così per chiederti cose e cosa? Ed è venuto così. E Alex, poi ma niente. come ti permetti di skippare i miei video? Oh, scherzo. Dipende dalla musica. Cioè, se mi skippi per ascoltare Sfera e Basta, ci rimango male. Se mi skippi per ascoltare qualcuno di decente, allora ok. E quindi niente, poi ci siamo scritte un po' e poi niente, abbiamo deciso di fare questa live insieme.
Allora e Eminem adesso va sono bene. qua. Sì, è vero. Tra l'altro è stato anche difficile incastrare perché io continuano ad arrivarmi le mail nello spam. Quindi tutte le volte devo andare a controllare anche quella casella in più. Tutte le mattine mi sveglio e dico che bello, non ho mail. E poi ce ne sono 17 legittime nello spam. No. Oh no, hai uno spam Sì, io, troppo violento. esatto. Io non ho Twitch. Ho fatto ieri il mio account. Basta, per la prima volta. Sono così boomer. Vabbè, dai, oh, ti perdoniamo, dai. Che poi in Grazie. realtà abbiamo scoperto che c'è anche lo stream congiunto su YouTube, quindi in caso si può fare anche su YouTube, se vuoi. Esatto. Quindi, Miao Zedong dice giustamente che queste sono informazioni sensibili, potreste fare OSINT su di me. Per questo io le dico, perché non è OSINT se sono io a dare le informazioni. hai visto il bot funziona? Il bot funziona finalmente. Oh, Il Twitch di... Ah, ok, per questo dicevo ok. mm-mm. E chiedono ma che background ha? In che Chi? senso questo? Nel senso questo intendi? O quale background? Questo? Cioè, Veronica, che Ma background ha? background tipo di studio? Di cose di questo tipo? Dici? Background di Ah, esperienza è che io sono un avvocato, diciamo, ho fatto un po' di civile, penale, così giudiziale, ma se devo dire che è bello, non è molto bello, secondo me. Non mi piace molto andare a risolvere i problemi, che molte volte sono problemi anche un po' inutili. Cioè, ho capito che il terzo giorno che stavo scrivendo una pack di risposta per una fioriera spostata fra due vicini, ho detto questo non è il lavoro per me, mi sembra troppo inutile, questo sì che non è un lavoro del presepe, per dirla come l'ingegnere fumo. Quindi mi sono buttata sulla compliance, lato privacy, cose di questo tipo, mi è sempre strapiaciuta l'informatica, quindi ho deciso di buttarmi sulla cyber security e mentre studiavo mi sono resa conto che non capivo quasi niente perché è un argomento molto tecnico, quindi dopo essermi spaccata un po' la testa sui libri ho detto ma è possibile che gli altri capiscano tutto, magari non tutti capiscono tutto, quindi ho fatto un canale per spiegare le cose che magari non tutti capivano subito. E infatti ci siamo conosciute perché tu hai commentato i miei primi video correggendo alcune cose, perché giustamente non avendo io un background tecnico non sono sempre precisa. vabbè, ci sta, ma neanche i tecnici sono così precisi, te lo dico. Ho visto, cioè, nel senso, ho visto che ci sono, a volte si scannano sotto i miei video altri tecnici e si contestano tra loro. No, io vivo in Sì, Italia in realtà, perché mi ha chiesto se sono un cervello in fuga dall'Italia, ma io sì, vivo, sì. vivo in Italia, per adesso. Chissà, magari la Svizzera ti aspetta. Esatto, o l'America, così. Sì, non lo so, adesso un po', insomma, vabbè, non parliamo di questo, vabbè, lascio stare. Esatto. E andiamo, visto che parliamo di Italia, eh, in caso ricevo querele contatto Veronica, giusto? Sì, sì, certo, ma soprattutto se truffate qualcuno. Io non vedo l'ora di difendere un hacker, questo vorrei, capito? Insomma, non lo so, poi dipende cosa fa, forse, no? Esatto. No, vabbè, però sarebbe divertente. Allora, puoi fare, ma c'è la cosa che ti puoi tipo, difendere, perché se no hackeri qualcosa e ti autodifendi. Ah, in realtà si potrebbe fare. Cioè, se quello che faccio non mi comporta di essere sospesa dall'ordine, potrei farlo. Però c'è anche il detto che dicono chi difende se stesso ha un festo come avvocato, quindi normalmente non si fa questa cosa, perché non Ah, devi autodifenderti. ok. Sì, sono ancora avvocato per rispondere alla domanda di Meliodas, non so. Sì. E sono ancora avvocato e forse ingegnere informatico, chissà, in divenire. Come difendo una persona che ha torto?
Ma è una cosa che ci insegnano in realtà subito a giurisprudenza, cioè dicono subito, voi dovete difendere i criminali e le persone che hanno torto, anche, perché il lavoro è quello, ma serve perché altrimenti non avrebbero un giusto processo, cioè, allora torniamo a quando si lapidava la gente in piazza, cioè l'avvocato deve difendere anche chi ha torto. Chiaro che, vi dico la verità, ho visto colleghi che, non so, prendevano il criminale di turno che aveva fatto le cose ed era palese che fosse stato effettivamente lui, quindi era colpevole, e lo difendevano in modo neutro, cioè tipo dicendo guarda, scegli il processo abbreviato perché è uno sconto di pena. Questa è una cosa che ci sta, cioè stai facendo il tuo lavoro come avvocato, è una cosa prevista per legge, se scegli l'abbreviato come rito è uno sconto di pena. C'erano quelli che arrivavano quasi, cioè, nel senso a manipolare le domande dei testimoni, anche quello fa parte del lavoro, ci può stare, però lì io forse non riuscirei a spingermi. Cioè, li ammiro perché dico, loro riescono proprio a fare il loro lavoro, cioè, con imparzialità, quasi coi paraocchi. Loro fanno il meglio per il cliente, però io personalmente forse avrei fatto fatica su questo. Mm. Ma insomma, comunque l'avvocato è pure un lavoro tosto, nel senso, cioè devi anche avere, forse più nel penale, non so, nel civile, forse tu ci dici, ci puoi dire di più, però insomma, magari nel penale hai più casi complessi, no? Ma allora, in realtà ti dirò, dal punto di vista morale sì, sicuramente, Mm. cioè tu, anche perché normalmente, adesso dicono, scendo un po' nel tecnico legale, ma è interessante come cosa, secondo me, il processo penale non è una persona contro l'altra, è una persona contro lo Stato. Poi può Mm. entrare la vittima nel processo, ma non è detto che lo faccia, perché tanto molto spesso il giudice dice, vabbè, io condanno, poi tu chiederai il risarcimento in sede civile. Quindi Ah, non è detto che una persona, cioè, decida di pagare un avvocato per entrare nel processo penale e sentirsi dire devi comunque avviare un'altra causa. Quindi nel penale quasi sempre difendi il criminale, è molto difficile che tu faccia altro. Però è più facile il penale dal punto di vista ah, pratico. Il civile è una materia enorme, enorme. Infatti io ho sempre fatto civile e l'esame l'ho dato in penale, perché era più facile. Cioè ho detto mi conviene farlo in penale perché è molto più semplice. ah, davvero? Io pensavo fosse il contrario. No, no, per fortuna è semplice. Civile, a parte che il civile cambia veramente di continuo il processo, cioè già quello che io ho studiato, quello che ho visto nella pratica oggi probabilmente non vale più a livello di Ah, davvero? scadenze, termini. Mhm. Ah, Quindi sì, c'è stata una mega pensavo. riforma nel 2023 che ha cambiato tutto. Io nel 2023 ero già avvocato, ho detto sì, cioè, vado a fare compliance. Che poi compliance pure, cioè io non la farei mai perché, non lo so, mi piace più la parte più pratica, insomma. Però pure quella, magari uno pensa sì, vabbè, sono due cose, però in realtà ci sono un sacco di cose da seguire, da leggere, da conoscere, quindi insomma pure quella bella tosta. Cioè, se fatta bene, Sì, chiaramente. esatto, cioè si può sempre fare anche male. Esatto. Quindi insomma non è proprio. Mm. Alex chiede: il diritto privato è così difficile come lo spacciano? Per me è difficile perché è il primo anno, quindi cioè, è quella che vedi immediatamente il grosso di quello che devi vedere a giurisprudenza il primo anno. Se fosse al quarto anno, probabilmente a quel punto uno è già temprato, ma fa ridere perché il primo anno c'è tipo filosofia del diritto, ma diritto privato, cioè uno dice wow, non ero pronta. Che poi Statisticamente sì, mollano in molti che poi mi con diritto ricordo privato. infatti all'università che tutti avevano paura di diritto privato perché la gente lo faceva più volte, quindi c'era un po' anche questa, non so, leggenda che dovevi farlo tipo 3 volte, se no non lo passavi. Addirittura. No, io per fortuna l'ho dato una volta, mi sono presa il voto che mi è andata e sono andata via. Ho fatto più No, fatica in penale, ma dipende molto dalle materie. Non lo so, sono tutte difficili le materie. sì, alla fine sì, poi una, cioè, eppure un po' come la prendi anche tu, forse. Ehm, certo, se vuoi tutto
il massimo, magari li rifai 1000 volte, o magari se non la studi abbastanza, poi dipende anche tu come studi, quindi insomma. Quindi, Che insomma. bella la frase di Alex, hai letto 30-18 ti lauri, ma 18-30 no. Giusto, onesto. Allora, però dopo questa lunga Introduzione. discussione, sì, andiamo alle notizie, perché ovviamente abbiamo le notizie e la prima è appunto la verifica dell'età per i siti per adulti, di cui si è parlato molto. E insomma, come funziona? Praticamente l'Agcom, che è l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha annunciato che i siti per adulti dovranno fare qualcosa per appunto per fare entrare in vigore queste regole per la verifica dell'età, perché appunto solo i maggiorenni possono vedere questi contenuti, appunto, ovviamente. Come funziona? Oddio, anche qui forse ci puoi dire qualcosa di più magari sulle leggi, perché comunque no, uno legge solo la parte tecnica, però magari c'è qualcosa di più. In realtà, dal punto di vista normativo, secondo me questa era una cosa che doveva essere fatta molto più a braccetto con la parte tecnica. L'ho vista un po', boh, io faccio la legge, vediamo se riesco, cioè se riuscite a implementare la cosa. Più che altro perché la vedo come una cosa molto aggirabile, cioè capisco che un ministro dica, oddio, mi chiedono la verifica dell'età, non vado a fare la VPN, ma un ragazzino sì, se vuole. Cioè, quindi non lo so, mi sembra una legge che si dà la zappa sui piedi, francamente. Io sono molto critica su questa cosa qua. Sì, sì, no, ma poi come si è visto anche in Inghilterra, no? Che comunque l'avevano messa prima, comunque sono riusciti a bypassarla, cioè con le VPN semplicemente, quindi sì, perché ehm, perché praticamente come funziona? Ogni piattaforma potrà utilizzare un sistema che vuole per la certificazione, quindi ci sarà un soggetto certificatore da qualche parte, tipo, per esempio, un sito molto noto usa Yoti, che appunto è una delle possibili soluzioni che appunto verifica l'identità digitale degli utenti. E come funziona? Praticamente voi dovete scaricarvi un'applicazione, in questo caso per esempio Yoti, che vi chiederà un documento, perché a quanto pare, a quanto ho letto, l'Agcom vuole proprio che sia fatto col documento, e una foto. E andrà a vedere se voi siete maggiorenni, stimando l'età e robe così. Se voi siete maggiorenni, vi dà un certificato che tenete voi in questa applicazione. Cosa succede? Quando poi voi andate sul sito per adulti, vi verrà chiesto, ovviamente vi loggate, accedete a questo sito e vi chiedono se siete maggiorenni e vi danno praticamente un QR code che andrà poi ad aprire, voi lo scansionate, andrà ad aprire l'applicazione che voi avete sul telefono, e questa manderà praticamente una richiesta a Yoti, perché stimare l'età se ha già il documento? Perché non sono proprio sicura che alcune piattaforme prenderanno il documento, però io so che per essere, diciamo, per seguire le direttive dell'Agcom devi comunque avere il documento, però insomma è un po', non lo so, un po' È così. il principio del doppio anonimato, cioè loro praticamente Sì, dicono il sito web non deve sapere, non deve avere in mano il documento di chi si collega e allo stesso tempo gli OTI o le altre piattaforme di intermediazione che vedono il documento dell'utente non devono sapere a che cosa si sta collegando. Detto esatto. questo, è complicata comunque cioè il rapporto, tra virgolette, perché IoT come fa a mandare i dati al sito per adulti? Qui lo chiedo più a te, cioè
Mi No, sembra un no, po' in realtà, impossibile. no, in realtà Ioti, qui in realtà Ioti magari non ha molte informazioni sul suo sito, però in realtà ho visto che loro utilizzano un intermediario, cioè un server intermediario che sta in mezzo dove praticamente il sito manda la richiesta a questo intermediario e Ioti manda anche la richiesta all'intermediario. Quindi, cioè, le due parti non hanno i dati dell'altro, perché c'è questo intermediario Ok, che comunque fa tutto. Il problema qual è? Quando tu hai sempre un intermediario, questi dati li puoi avere perché tu colleghi comunque, perché cosa succede? Quando tu scansioni il QR code, fai una richiesta a Yoti e Yoti ti dà un cookie che verrà mandato poi al sito web in qualche modo, o con questo intermediario o direttamente. E questo cookie è collegato poi al tuo account, cioè quindi anche l'intermediario stesso in teoria può collegare queste richieste. infatti. Quindi insomma A questo è meno uno dei che, principali... Sì, dici? no, a meno che sto pensando, cioè l'intermediario magari riceve solo, non so, riceve un token banalmente che dice, cioè che corrisponde al sì è maggiorenne, sapendo che proviene da IoT, sicuramente questo ok. Sì, però esatto, mi sembra, boh, vabbè, No, saremo perché contorti. non c'erano molte informazioni su questo intermediario, prendendo Mm. IoT chiaramente in esame. Quindi dipende un po' come funziona anche questo intermediario, perché come dici tu, se mi mandi magari solo una sessione e non ho altre informazioni, allora magari effettivamente non so chi sei. Però sarebbe un po' da capire. Il problema è che chi verifica queste cose, cioè se l'Agicom vuole che ogni applicazione abbia queste regole, no? E io posso usare qualsiasi piattaforma, cioè non c'è differenza non è che dici l'Agicom ha detto dovete usare questa. Quindi poi chi verifica che queste piattaforme seguano le regole? Nessuno. Esatto, senza Però contare per che comunque concludere, l'Agecom ha sì. vietato 45 siti su 1 miliardo, cioè nel senso, non è... Sì, Tra l'altro hai esatto. sentito che all'inizio nella prima lista, cioè non c'erano Sì, i link puliti, no vabbè, c'è proprio una classica sì, cosa. ne avevo parlato in un'altra live che non c'erano solo i siti, ma c'erano anche le ricerche o le sessioni proprio della gente, quindi è stato bellissimo. Sto male. Sì, sì, sì. E Ci tengono praticamente dopo che... aggiornati. Sì. E poi dopo che scansionate questo QR code, giusto per concludere la spiegazione, al sito per adulti arriva solo sei maggiorenne e basta, cioè non ha altre informazioni, quindi questo ci sta. Il problema è che prima di tutto non lo so, cioè questi dati dipende come sono mantenuti anche, perché se voi dovete caricare anche il documento, no? Comunque sono dati sensibili che voi state dando a adesso Ioti, però insomma, chi dice come vengono trattati, come vengono salvati, non lo so. Mm. Quindi insomma sono un po' delle problematiche di privacy che secondo me non sono tanto definite, ecco. Infatti sì, poi in generale più intermediari ci sono, più spazio c'è per infiltrarsi in qualche modo. Esatto. Però la cosa che volevo dire, che molti, ho visto un sacco di commenti su sta cosa, è che perché se probabilmente accedete adesso ai siti per adulti che loro indicano, non vedete questo cambiamento, perché in realtà loro hanno, mi pare, 6 e 3 mesi, forse, se tipo sei internazionale. Quindi insomma gli hanno dato del Esatto. tempo perché chiaramente devono implementarle ste cose. Eh, Però insomma ho visto un sacco di commenti tipo ma perché adesso non ci sono? Sono tutte scemenze, robe così. No, vabbè, Quindi no, ma è per ma più che altro perché l'Agicom doveva cioè doveva pubblicare tipo subito la lista per dare tempo alle persone di adeguarsi e invece l'ha pubblicata a ridosso della scadenza, quindi ha dato 3 mesi in più almeno agli internazionali. no, non provo in diretta perché sennò YouTube si arrabbia. Si scherza, amici della posta. Cheat. Esatto. VPN passa la infatti probabilmente sì, utilizzerò la VPN.
E insomma, Il questa è bello la è che notizia. praticamente questa cosa impedirà di usare i siti per adulti esclusivamente agli adulti che non sanno come fare la verifica dell'età. Cioè, secondo me, Esatto. i minorenni vanno spediti proprio gli adulti, poverini, o gli anziani, così no? Non possono fare niente. Sì, ma infatti anche perché comunque poi non è una roba semplice, cioè comunque devi scaricare un'applicazione, fare un QR code, cioè quindi non so, persone comunque da una certa età non lo so se riescono, perché comunque non sono chiaramente non le usano 'ste cose, no? E poi apriamo la porta alla fiducia costante delle persone che sia normale che un sito ti dice di scaricare un'applicazione. Cioè, in Anche barba a tutti questo. i principi, zero trust, quindi insomma, gli adulti si faranno Sì. aiutare dai nipoti minorenni. Ti dico come ho fatto io. Che magari gli diranno: "Io lo faccio se poi me lo fai usare". Idee, si danno idee. Esatto. Nonno ti loggo, ma dammi un attimo il telefono, te lo do fra mezz'ora. Dopo te lo do. Esatto. Loggato. E se usi un proxy oddio, un proxy forse no. Perché i proxy non sono come le VPN, quindi in teoria 30 minuti troppo dicono. Ci vuole anche il tempo per scaricare l'app, insomma, cioè, c'è da fare la verifica Sì, dell'età. giusto, chiaramente, giusto. E insomma questa è la notizia. Ci sarebbero tante cose da dire, però vabbè, magari le cose tecniche non sono così interessanti come penso io. Ehm, però insomma, comunque io faccio sempre pubblicità a tutti. Henk ha fatto un bel video su questa cosa, quindi tecnicamente, quindi se volete andarlo a vedere. Ehm, Poi uscirà la notizia da qualche giornale: nessuno in Italia vede più contenuti per adulti perché i giovani avranno la VPN e i boomers non sapranno fare la verifica. È vero, può essere. Esatto. Henk è un mostro su 'ste cose. Sì, sì, io guardo un sacco di video suoi. Ehm, Però sì, dai. Quindi io faccio pubblicità a tutti, vedi? Top. Nessuno mi paga però. Sono sempre povera. Vabbè. Eppure docente di latex, sì, sì. Oddio, docente non lo so, però so che ha fatto tanti video. Ehm, Però insomma. La sei ricca dentro, vabbè. Yoti ti dà una certificazione anonima valida per loggarsi ai siti che lo richiedono. Sì, sì, no, infatti ti dà solo la certificazione che tu sei maggiorenne. Il problema di cui parlavamo è che cioè questa richiesta, no? Il sito comunque manda una richiesta a Yoti per far generare il QR code, perché se no Yoti come fa a sapere che deve generare sto QR code per questo sito? E quindi il problema è qui, che Yoti potrebbe risalire al sito, perché qualcuno gli deve fare una richiesta, se no, come ho detto, il QR code come lo genera? Che tu devi scansionare? Se c'è un intermediario, Yoti non sa nulla, però l'intermediario sì, quindi è da capire anche, cioè che poi sono comunque cose teoriche, no? In teoria Yoti non se ne fa niente della tua informazione, non dovrebbe registrarla, non dovrebbe farci niente. Però come fai a essere sicuro? E questa è sempre la cosa, no? E quindi insomma sono domande a cui non avremo mai una risposta. No, esatto. Tanto le informazioni le hanno lo stesso. Sì, vabbè, che poi io dico, no, mentre leggevo quegli articoli, leggevo pure, però se io magari persona adulta, no, che magari non penso tanto all'anonimato, mi faccio comunque un account col mio nome e cognome, no? Alla fine, cioè, il sito lo sa che, che lo sto visitando, quindi insomma, non lo so. Sa Sì, che sì, sono sì. maggiorenne, quindi insomma. Però vabbè.
altre cose di oggi. Poi questa notizia, non ci interessa tanto la notizia specifica, però è stata una cosa molto simpatica che l'autorità garante per la protezione dei dati personali visito il sito da più di 18 anni, ovvio che sono maggiorenne. Esatto. Dicevo, l'autorità garante per la protezione dei dati personali ha chiesto di spiare i suoi dipendenti, le email dei suoi dipendenti. E questa è una cosa molto simpatica perché dovrebbe garantire la privacy, no? E, insomma, quindi chiedere Dovrebbe. esatto, chiedere di avere le email delle persone, poi ovviamente il perché, poi non sto lì a dire perché, eccetera, però insomma ha chiesto di avere accesso alle email dei dipendenti e chiaramente le persone che lavorano nell'IT, cioè il direttore IT, ha detto no, perché ovviamente va contro i principi di privacy del garante stesso e ovviamente penso sia anche contro la legge. Veronica. Sì, sì, certo. Cioè, nel senso, ma fra l'altro, cioè, adesso vi dico una cosa che c'entra fino a un certo punto, ma secondo me è emblematica. Ultimamente, una delle ultime cose stabilite dal garante è che le mail dei dipendenti, no, le mail aziendali devono essere conservate senza i metadati, che tutti sono impazziti perché hanno detto, cioè, io ho il mio archivio di mail, vuol dire che devo praticamente stamparle e riscansionarle, cioè per non avere il metadato, o fare stampa, ma anche lì non sempre vengono cancellati. E fa ridere perché invece poi quando il problema l'ha avuto il garante, la prima cosa che ha fatto è stata andare a chiedere tutte le mail degli ultimi, poi mi sembra 24 anni, una cosa del genere. Cioè, è proprio un lasso di Può tempo essere, enorme. sì. Sì, sì. E non solo le mail, ma anche gli accessi VPN, tutte queste cose qua. Questo perché, per capire chi c'era stato dietro alle soffiate che hanno Sì, portato alla puntata dei report, che diceva che il sì, garante non è molto esatto. imparziale. Esatto, sì. Sì, perché il punto fondamentalmente è che il garante dovrebbe essere un'autorità indipendente dalla politica, quindi vedere prima, diciamo, questi collegamenti con la politica e poi vedere che proprio per risolvere questa cosa, tra virgolette, vanno a cercare chi è stato violando la privacy, fa un po' ridere. Sì, infatti per questo avevamo selezionato questa notizia che giusto per, no, parlarne, perché insomma, non lo Sì, so, è molto simpatica, ecco. sì. Ehm, E poi altra notizia, anche qui giusto per citarla, non andiamo a vedere nello specifico questo articolo, però comunque li troverete tutti nella descrizione, come sempre. Giusto per dire, prima Meliodas mi pare che lo diceva che mancano 2 giorni al Black Friday e le email di phishing stanno impazzendo. Almeno io nelle ultime 2 settimane ho ricevuto veramente, veramente tanto phishing, cioè una roba assurda. E quindi insomma, perché cosa succede? Al Black Friday loro creano delle email di phishing, chiaramente, per farti cliccare e dirti magari un'offerta speciale, mega meravigliosa, incredibile, cioè fai pure fatica a crederci, però ci credi, clicchi e succede qualcosa di brutto. Quindi, insomma, questo era giusto per dire di stare attenti e non credere a queste offerte super bellissime, ecco. Mamma mia, comunque, sì, anche a me ne sono arrivate una marea. Infatti ti volevo chiedere, non so se giusto per non essere Sì, l'unica. no, si mischiano, poi, cioè nel senso me ne sono arrivate tante vere, i classici 1 euro, così ti dicono sconti Black Sì, Friday, e tante fake. È stata una cosa incredibile, infatti la mia fortuna è che insomma le mail promozionali generalmente non le guardo, però mi rendo conto che magari uno giustamente dice voglio essere aggiornato su nuovi prodotti o sulle offerte che ci sono, ti arriva una mail che sembra provenire da 1 euro con scritta Black Friday, frigoriferi a 3 euro e tu dici oddio, esatto, bello. sì, sì, esatto, sì, quindi insomma state attenti
E che poi questo articolo mi sa, ora non so, per esempio qui faceva una statistica della categoria, no? E l'online store, che comunque sono i negozi online, cioè è il 48%, cioè quindi no, vedi. Mamma mia. Perché è il più facile, perché magari tu, cioè, vuoi una cosa, vuoi comprarti una cosa, la trovi super offerta e chiaramente ci clicchi. Ci provi, esatto. Anche perché poi normalmente comunque fanno leva molto sull'urgenza, tipo dicono pre-Black Friday, valido solo per 24 ore o giù di lì, Sì, e esatto, quindi è vai a vero. cliccare di fretta. È sempre quella la cosa, che uno, cioè, vanno sempre, come dici tu, con l'urgenza, con la pressione che devi fare qualcosa subito, se no succede qualcosa di pazzesco, di brutto. Quindi è sempre quella la solita, la solita cosa. Anche un Quindi sì. po' di FOMO, no? Non mi ricordo mai per che cosa sta, Fear of Missing Out, mi sembra una cosa del genere, cioè la paura che gli altri abbiano avuto dei vantaggi che noi non abbiamo avuto. Quindi molte volte, io ne ho vista una di phishing sul Black Friday che puntava proprio su questo, perché dicevano tipo 42 persone hanno già approfittato dell'offerta, ci sono Ah, solo 8 posti rimasti, cioè cose di questo tipo. sì, sì, Al di sì, là hai ragione. dell'urgenza, proprio il pensiero di oddio, io sono l'unico Me la sfigato che perdo. n'ha. Esatto, Sì, sì, sì. Sì. Ehm, assurdo. Alex diceva c'era un film su ste cose, The Circle. Mm, non Io l'ho l'ho visto, visto. Ma sì? È sì, bello? l'ho visto al cinema, ma mi è sembrato che non finisse, però di per sé era Ah, carino, sembrava una puntata di Black Mirror, un ok. po' più ottimista forse. Dice una grossa società di tecnologia e social media, proprietario di un social network. Ah, ma questa è Sì, la è una trama. specie di No, Google no, che no. studia tutti, esatto. Non voglio leggere la trama, se no faccio spoiler magari. A me stessa pure. Recupera, esatto. Sì, lo guarderò, va bene. Ehm, Poi, altra C'è notizia Hermione. super... Eh sì, no, vabbè, lei comunque molto brava, devo dire. Mm. Altra notizia, giusto per farvi venire l'ansia, è tipo Apple, Google che nasconde molte cose. Ah, ok, no, magari lo guardo questo fine settimana, mi avete dato un'idea, dai. Chissà. Altra notizia, Bancomat nel mirino, gli esperti di sicurezza rivelano una campagna di attacco agli sportelli Bancomat. E secondo me questo titolo pazzesco, cioè veramente io vorrei imparare a fare i titoli in questo modo. Sì, però, Dio santo, sembra phishing. Bancomat Sì, nel mirino! C'è tutto, sembra una l'urgenza, cosa la paura. assurda. Sì, 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 infatti io quando l'ho visto ho detto cosa? Poi cosa succede? In realtà questo è un attacco Gesù. anche fisico, sì. È un attacco anche fisico perché loro cosa fanno? Per fare questo attacco devono installare proprio all'interno del bancomat un Raspberry Pi o Pi, non lo so, che praticamente è questa cosina qui, che posso riassumere come un mini computer. Sei d'accordo con questa mia Sì, spiegazione anch'io lo fantastica? spiego sempre così. Un mini computerino che può fare cose. Io in realtà ne ho uno, però non l'ho mai usato. Me l'hanno regalato alla triennale, alla laurea triennale, però non l'ho mai usato. Quindi Ma non so un che fare. regalo bellissimo, scusami, un Raspberry per Sì, la laurea triennale. Altro che sì, la sì, sì, sì. penna. È vero, perché a giurisprudenza regalano sempre penne, no? Sì. Mi ricordo la mia coinquilina aveva ricevuto una penna, mi sa. Se non mi ricordo male, Esatto. non mi ricordo tanto. Invece loro mi avevano regalato questo, proprio tutto il kit, con tutta la copertura, i cavi, eccetera. È esattamente tipo con la copertura in questo modo, proprio tutto carino, molto Mhm. carino, Ma però... è bellissimo. Io ci spacciugo di continuo e adoro queste cose. Tra l'altro, spacciugare è un termine romagnolo, volevo dire pastrocchiare, pasticciare, però rende di più. Ma c'è un canale, tra l'altro, di un tipo, così continuiamo a pubblicizzare i canali, si chiama Paolo Vai. Aliberti, che è un grande, cioè veramente un grande. Lui fa tutto con Arduino e Raspberry. Arduino che poi è la versione, diciamo, italiana del Raspberry. Forse addirittura, non so se è nata prima
Raspberry o dopo, comunque appunto dietro ci sono degli italiani no, è veramente troppo divertente, a parte che si può fare il mondo. Adesso a me su TikTok compaiono di continuo progetti con Raspberry e vorrei farli tutti, anche perché non costa molto. No, no, infatti non stavo guardando infatti quanto costava, penso l'ultimo. Paolo Ero Aliverti, sì, con la V. Sì, 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 Adi, esatto, è lui il primo, è sì, fantastico. l'ho trovato. Sì, sì. Niente, facciamo altre Ah, pubblicità. perché io forse vedo, ho il video un po' indietro rispetto a quello che fai Ah, tu, ecco mannaggia. perché Ok, svela Trascan. aspetterò un po'. Ehm, No, no, vai tranquilla. Anche a me hanno regalato una penna. Arduino Forza Italia. Un kit costa sui 50. Ma Arduino non è adesso, non l'hanno tipo venduto. Avevo letto una roba così, ma non l'ho seguita molto. Nemmeno io non ho seguito questa cosa Tipo qua. Io faccio più fatica con Arduino che con Raspberry, dico la verità, perché Arduino ha tutto la sua applicazione che sui miei computer non so perché, ma non va mai, quindi faccio sempre fatica a usarlo. Ho dovuto usare diciamo, un escamotage che è un'estensione di VS Code, quindi Mhm. praticamente da Visual Studio Code uso Arduino, ma dovrei usare l'applicazione ufficiale, diciamo, che non riesco a fare. Ah. No, io Arduino non l'ho vedi, Arduino diventa americano e cambia oddio questo sito non lo conosco, però dicono: "Arduino diventa americano e cambia nome". Benvenuto genuino. Cosa? Genuino. Ma no, ha cambiato Però è nome del serio, no? 2015. No, infatti, cioè No. non lo so, non ho seguito questa notizia. Avevo visto una notizia del genere, tipo diventa americano, però sinceramente non ne so nulla. Ehm, Ah beh, adesso l'ha comprato, a ottobre però 2025 l'ha vedi, comprato Qualcomm. eh sì, esatto, stavo Eh, leggendo proprio questo. però Ehm, non vedo che ha cambiato nome. no, no, infatti mi sa che l'hanno solo comprata, però penso che si chiama Arduino sempre. Quindi insomma quel Tra sito l'altro non so. so che anche su Linux avevano lavorato un sacco di programmatori italiani proprio nelle primissime versioni. Quindi in realtà Italia caput Ma mundi. eh sì, certo. Ah. Però insomma, tornando alla notizia, andremmo tutti a lavorare a Shenzhen o come si scrive il posto in Cina. Dobbiamo imparare il cinese allora. Iniziamo a impararlo. Mamma mia, già con l'inglese è difficile. Io ero detto, devo andare nell'antica Grecia o nell'antica Roma perché posso spendere solo Eh, l'antico greco e il latino. esatto, sì, sì. E insomma, quindi che fan? È la nuova Silicon Valley, la Cina, dicono. Probabile. Insomma, chi lo sa, chi lo sa. Al momento stiamo qua. Stiamo bene dove siamo. Sì, Esatto. dai, chissà, chissà in futuro. E praticamente come funziona questo attacco, diciamo? Praticamente loro installano questo Raspberry Pi all'interno di questi bancomat, quindi fisicamente devono aprirlo e metterci sto coso e collegarlo. E poi una volta installato riescono a collegarsi, diciamo, comodamente da casa, chiaramente configurandolo in un certo modo, eccetera. E questo cosa fa? Installa un altro malware all'interno del bancomat che dice se qualcuno viene a prelevare soldi, dici che tutto va bene al bancomat, digli che tutto va bene e dagli i soldi. Infatti cosa succede? Loro hanno pure delle persone, reclutano delle persone che gli dicono vai al bancomat e prendi sti soldi. Perché proprio il loro malware tramite questo Raspberry diciamo inganna un po' il bancomat e gli fa credere che tutte le persone che stanno andando al bancomat possono prendere soldi. Però chiaramente la prima domanda, secondo me, è tipo, ma non li vedono che li mettono sti cosi? A quanto pare no. Sono ciechi.
Ma è No, successo anche in Italia o perché sapevo che era successo tipo in Indonesia, da qualche parte di sì, questo sì, qui tipo. dicono Indonesia, sì, sì, Ok. esatto. No, non Sì, credo perché qua sia secondo me è un po' più successo in Italia. complicato. Oddio, lo sai che comunque nell'azienda in cui lavoravo prima, comunque hanno fatto, alcuni colleghi facevano test su queste cose e comunque trovavano che erano messi male i bancomat, eh. Perché qual è poi Mm. il problema anche? Che se tu colleghi questi bancomat alla stessa rete, tu sei all'interno proprio della rete della banca e quindi puoi farci un sacco di Ah, cose. Cosa devono fare loro? Prima di tutto dovrebbero configurarli in modo da non essere nella stessa rete, no? Cioè fare robe diverse, così anche se tu prendi accesso a questo bancomat sei limitato perché non puoi fare niente. mm, È un po' come sì. tipo se voi vi collegate a casa mia, magari potete farci di tutto perché potete accedere magari al mio PC, non lo so, robe così. No, chiaramente no, perché ci sono delle limitazioni. Però, insomma, per semplificarla è così. Se io avessi invece una rete un po' più piccola, che non è collegata a tutte le mie cose di casa, anche se voi accedete a quella, voi non vedete tutto il resto, no? E il problema è che molte banche non lo fanno. Questo è uno dei maggiori problemi. Però la cosa interessante anche è che loro cancellavano anche i log, quindi perché i log sono come delle registrazioni, no, di tutto quello che si fa, tipo un diario, e loro li cancellavano, così anche se uno andava a guardare non trovava niente. Quindi, insomma, molto Che simpatica. storia. Sì, sì. Poi a me piacciono sempre quando fanno queste cose tipo che cancelli il log, che fai... Sì, Non perché so. dimostrano attenzione e finezza. Nei dettagli, no? I dettagli Eh, sono quelli che contano. esatto. Poi altra notizia italiana in questo caso, Poltrone Sofà ha avuto un attacco ransomware. Di qualità. Di qualità. Infatti l'ho salvato anche una persona su LinkedIn che dice direi che le vittime rischiano solo fino a domenica. Mi ha fatto morire quando l'ho letto. Muoio. Io ho fatto, direi di sì. Vedi, c'è il GDPR qui, torniamo lì, torniamo sempre lì, chiaramente. Torniamo sempre nel GDPR, sì, sì. Perché Sì. oltre al danno la Non so, beffa. Viene ehm, attaccato, vieni sanzionato. esistono ancora attacchi ransomware? Madonna. Direi, sì, direi di sì. Il rapporto Clusit di inizio anno, adesso è uscito anche quello a ottobre, ma quello non l'ho ancora letto. Quello di inizio Mhm. anno, cioè, faceva vedere che i ransomware, cioè, i malware erano da soli autori tipo del 43% degli attacchi e una buona fetta era di ransomware. Ma Sì, perché c'è ancora sì. gente che non fa i backup e quindi funzionano. E oltretutto adesso hanno, sì, si riesce a prevenire, infatti in teoria non dovrebbe essere così, però riescono a entrare e quando entrano, oltre a fare, diciamo, l'estorsione classica, ti cripto i file e poi se li vuoi decifrare devi pagare, c'è la doppia estorsione, cioè tu devi comunque Mm-mm. pagare, perché anche se hai il backup fatto bene, io metto giù dati online. E quindi ci sono aziende Sì, che pagano. che poi è quello che è successo a Poltrone Sofà, perché a quanto pare loro hanno avuto sia la cifratura, però anche questa estorsione, dicendogli se non volete che pubblichiamo questi dati, ci dovete pagare. Ora però non si sa cosa hanno fatto, c'era solo scritto che comunque ci sono volute 2 settimane, forse qualche settimana, non so, per ripristinare, però come al solito non si sa se, cioè anche per sicurezza non viene detto se hanno pagato, se avevano backup. Però anche Infatti qui comunque non... il blocco è stato parziale e a quanto pare loro dicono che erano dati vecchi, però boh. Però ovviamente mm. c'è sempre il consiglio di stare attenti a phishing, attenti a accessi non autorizzati, eccetera. Diceva qui cos'era stato trovato, rubato, dati anagrafici e dati di contatto, quindi insomma. Ossa.
Sì. Perché Alex dice che stanno alla canna del gas poltrone sofà, ma l'anno scorso hanno avuto 45 milioni di utili, non di fatturato, il fatturato vabbè, No, mezzo non miliardo, so. ma di utili tantissimo, stanno andando forte. Cerchiamo Io li poltrone. difendo perché sono emiliani romagnoli come me, quindi Ah, ecco. Perché però c'è però attenzione, come prima domanda c'è: perché poltrone sofà chiude, Presunte pratiche commerciali scorrette legate a campagne perché fanno campagne promozionali ingannevoli, tipo ah, fino ok. a domenica. Però io Io quando penso a sapevo. poltrone sì, vai? Sì, sì, vai. No, no, vai tu, vai tu. No, no, dicevo una scemenza, che quando penso a poltrone sofà mi viene sempre in mente una delle vecchie pubblicità che c'era tipo la Ferilli? Oddio, non lo Sì, so. sì, sì. Sì, Perché tra l'altro faceva io stavo per parlare della Ferilli. sì, che faceva beato chi sofà, sofà. Ormai c'è nel cervello. Esatto. E lei tra l'altro gli ha fatto causa a loro perché Ah sì? hanno continuato, sì, perché tipo loro potevano usare, cioè la pubblicità che aveva registrato lei tipo fino a ottobre hanno continuato fino a non so quanto Ah, e quindi lei gli aveva fatto causa, l'avevano dovuta togliere e pagare un risarcimento. magari chiudono per questo. Il poltrone sofà gate. Esatto. Dov'è la Lucarelli quando ci serve? Divano Gate, così almeno Esatto. stiamo Sofa gate. e esatto. E quindi insomma, questa notizia super flash, giusto per darvela. E ora andiamo a ovviamente sempre il phishing. Un po' mancare. Ehm, esatto. Però questo è molto interessante perché cosa succede? Praticamente qui, questo attacco di phishing, che in realtà è un phishing as a service, praticamente loro vendono, questi servizi e chiunque può dire: "Guarda, io ti pago, fammi questo phishing", praticamente. Ovviamente malevolo, non è un'azienda, di consulenza per dire, non è un'azienda di sicurezza nemmeno, sono ovviamente hackerini che vendono questi servizi. Un po', non lo so, come il panettiere. E, È un lavoro vero, quindi. esatto, sì. E la cosa che, interessante qui, che usano attacchi di, browser in the browser. Cosa succede? Praticamente quando voi, per esempio, fate l'accesso con Google, no, vi appare quella finestrella che vi dice: "Accedi con Google", e vi chiede di accedere. E quello praticamente è un browser nel browser. Solitamente il phishing normale, cioè quello dove voi cliccate il link e vi dà la pagina web in cui mettere le credenziali, questa cosa, questo accedere con Google o queste finestre, non riescono a simularle nel caso normale, diciamo. In questo caso invece cosa succede? Aprendo un browser, loro riescono a simulare la pagina vera di Google o di Microsoft e l'URL sembra proprio legittimo e voi non vi accorgete che non è effettivamente Microsoft o Google. Quindi questo riesce a anche bypassare, quindi a superare il two-factor authenticator, no? L'autenticazione a due fattori. E questo è giusto per mettervi paura. Top. Sì. Mamma mia, No, come hai fatto perché a saperlo? chiaramente no, no, sì, perché chiaramente sono attacchi molto più complessi, infatti qui parlano nello specifico, mannaggia, di questo, di questo sistema, no? Però in realtà si usano, anche io nel mio lavoro quando faccio phishing, molto spesso cerchiamo di utilizzare tool che ci sono in giro, che simulano anche pagine di Microsoft e se voi le vedete sono proprio uguali, cioè io ogni volta infatti io adoro il phishing, quindi ovviamente quando le vedo dico bello, sì, così ce la facciamo, però chiaramente non è bello, ecco. Ehm, Però insomma anche qui questo è un po' più complesso da capire, cioè, però cosa succede? Prima di fare l'accesso a Google a voi vi arriva sempre una pagina finta, quindi sempre la regola è sempre di fare attenzione al link che vi mandano. Chiaramente se leggete Amazon super bello, registrati ora,
io un dubbio me lo farei. Però, oddio, forse a volte sono anche simili. Cioè, Ah, ce Io n'è ho stata fatto una. proprio Sì, vai, che cerco una. la scorsa settimana ho fatto proprio il caso su Google Docs, che era un'applicazione malevola chiamata Google Docs, in cui in realtà poi addirittura lì non era neanche una finzione l'accesso con Google, era legittimo, cioè era vero. Però c'era scritto Ah, ok. tipo Google Docs vuole l'accesso a questa cosa, cioè per Google era normale, era un'applicazione come un'altra, solo che si chiamava Google Docs. E, e quindi lì, insomma, abbastanza persone ci sono cascate. Poi in realtà è una cosa che è stata in piedi 2 o 3 ore e basta prima che venisse risolto il problema, però tipo 1 milione di persone ci sono cascate. Sì. È brutto, comunque se usi poi sistemi reali poi è ancora più complesso. Perché come fai? Esatto. Cioè. Però sì, c'è stata, giusto per dire che a volte non sono proprio come Amazon super bello, però sono molto simili. Tipo c'è stato il caso proprio questa settimana, mi sembra, che hanno cambiato la M di Microsoft qui con RN e quindi sembra Vabbè. proprio simile. Sì, perché se tu lo guardi qui sembra simile, però in realtà è una R e una N. Quindi Sì. insomma. Anche l'uso di caratteri tipo in altre lingue, che è apparentemente tipo la italiana è come la G coreana, che cavolo ne so, dico una cosa a caso totalmente, però come dominio noi lo vediamo come uguale, il sito chiaramente lo vede diverso, quindi c'è un reindirizzamento che riesce Mm. benissimo. Però vedete anche qui, qua c'è uno spezzone dell'immagine, però cioè, è proprio uguale. Cioè, Sì, infatti, alcuni si impegnano proprio tanto. dobbiamo Vabbè. riconoscerglielo. Sì, no, io infatti, guarda, una volta me ne è arrivata una proprio bella, ma proprio, guarda, fatta bene, proprio bella. Cioè, io la guardavo e dicevo proprio bella. Cioè, bravi. Merita che io ci caschi. Esatto. Però vabbè. Che poi oltretutto parlavano che adesso con l'intelligenza artificiale è molto più problematica, perché chiaramente se prima magari tu avevi errori, magari grammaticali, perché magari eri un tizio che non parlava italiano e cercavi di fare un'email italiana, chiaramente magari qualche errore c'era. Adesso, chiaramente con l'intelligenza artificiale non sbaglia la grammatica, almeno Esatto. si spera. Quindi insomma. Poi altra notizia. Sì. Questo è un malware praticamente che fanno, loro mettono, che poi ho tradotto Tampered Chef ed è cuoco manomesso a quanto pare. Ma Io ho detto, non c'erano tipo i coltelli di Tupperware Chef, è una cosa, cioè, abbastanza tipo famosa. Aspetta, adesso devo vedere. quali c'erano? Nice, secondo me, sì, ci sono Tampered Chef, ecco, non Tampered, però sapevo che esistevano. Ah. Altra pubblicità. No, non posso. Esatto. Basta. Non possiamo, basta. E insomma, qui cosa fanno? Loro fanno, simulano, praticamente inseriscono questi malware oltretutto in manuali tecnici che si trovano online. Quindi, per esempio, ovviamente falsi. Per esempio, che ne so, se è un ingegnere, no? O non lo so. No, vabbè, anche magari anche programmi che non sono gratuiti, no? A volte ci sono proprio dei manuali specifici per utilizzarli. E quindi loro che fanno? Loro mettono all'interno di questi PDF falsi, ciao Luca, il malware, così tu pensi che è quello vero, lo scarichi e ovviamente ti infetti il PC. E questo non succede solo nei PDF, che poi non sono veri PDF in realtà, sono degli eseguibili. Oppure anche l'installazione, il programma di installazione di un'applicazione, loro ci buttano un virus, così quando lo scarichi la frittata è fatta. E
E questo è interessante, no? Perché loro utilizzano proprio magari manuali, capito? Cioè, poi chiaramente l'estensione del file non è PDF, ma è .exe, per esempio. Però, no, pure questo è pensata, quindi, insomma... Glielo riconosciamo. Poi vabbè ci sono altre cose, però vabbè. E qui infatti dicevano di stare attenti, di scaricare chiaramente, di controllare da dove scaricate, no? Sempre un po' il link, cioè se voi leggete un URL che magari non è quello del programma che state scaricando, fate attenzione, oppure insomma. Dicevano pure non fidarti dei primi risultati, perché a volte loro pagano la pubblicità per essere uno dei primi risultati, così ti appare subito, tu lo scarichi e via. È vero. E poi, vabbè, in realtà questa cosa anche con tipo virus total o cose del genere si potrebbe, o hybrid analysis si potrebbe trovare, no? Sì, però allora qui è diverso, dipende perché questi programmi vanno a vedere, allora dipende cosa fanno, perché se vanno a guardare solo l'hash del file, che poi sarebbe tipo l'identificativo, diciamo, di un file, eh, e magari questo virus è nuovo, loro non lo riconoscono perché non ce l'hanno. Se invece loro fanno un'analisi anche di come si comporta, allora lo possono trovare, perché magari vedono qualcosa di malevolo. Però anche qui molti malware usano un po' di escamotage, tipo rallentano, tipo ne parlavo l'altra volta in live, ora non mi ricordo quale malware, però che ne so, lui andava a fare dei test di benchmark, cioè di ottimizzazione, no? di prestazione, per andare a vedere cosa poteva fare e cosa no. Quindi magari se doveva era un ransomware anche quello. Se doveva cifrare, magari utilizzava una cifratura più leggera perché magari il computer non ce la faceva, così passava un po' inosservato. Quindi insomma, anche qui è molto complesso, con antivirus e analizzatori. Però ce ne sono tanti, però il problema è che l'utente medio queste cose non le fa. Quindi anche qui è complicato, no? Sì, in effetti. Cioè, diciamo che se apri un manuale che dovrebbe essere un PDF e non ti accorgi che è un .exe, sei già a posto. Cioè, nel senso, sicuramente non ti viene da passarlo su Virus Total o cose di questo esatto, tipo. esatto, Sì, questo sì. è vero. Quindi insomma, diciamo, qui è proprio pensato, cioè, non lo so se è proprio pensata, perché mi sembra più una roba generica anche qui, no? Perché comunque tu crei un PDF e speri che qualcuno ci clicchi, cioè è bello, bello ma brutto che loro magari abbiano pensato proprio a questi manuali specifici, no? Quindi comunque questo è interessante. Però insomma, l'attenzione è sempre quello, è il primo punto, diciamo, su tutto. E questo, niente, questa era l'ultima notizia. E niente, tutto qui. Beh, come sempre, calda sterzata di ottimismo. Sì, Tutte le volte che finisco un video, io ho la depressione. No, no, no. Non c'è mai da stare tranquilli, mamma mia. Però Vabbè, meglio sì. saperlo che non saperlo. Però capisco Sì. che molti dicano fai troppo terrorismo, però nascondere la testa sotto la sabbia sicuramente non è la soluzione, insomma. Oddio, secondo me ci vuole una via di mezzo, perché tipo l'articolo di prima che diceva bancomat, rubano dai bancomat, hackerano i bancomat, cioè, sì, ma stai calmo, cioè, perché poi abbiamo visto che comunque era una roba un po' più complessa, oltretutto in Indonesia, quindi, cioè, ok. Sì. Quindi una via di mezzo del dire sì, cioè certe cose devi andare in ansia, però se le sai, In modo giusto. insomma, vai meno in ansia. Ci sono Poi anche vabbè. quelli che sono super, diciamo, fissati, tra virgolette, poi magari fanno bene loro. C'era un tipo che mi aveva scritto, io ho solo password diverse fra loro, ciascuna da 56 caratteri.
Cioè, io se arrivo a quel punto spengo il computer e non li uso più, cioè non ce la posso fare inserire. Già ho una password abbastanza lunga, abbastanza complicata, tutte le volte che la devo inserire mi maledico. Era più semplice Vabbè, quando potevamo mettere password come password. e c'è ancora, secondo me ancora c'è. È brutto. Però vabbè, se usi Password Manager io le copio direttamente da lì. Sì, no, Perché, certo, questo si perché può se fare. no, cioè, Però lui vabbè, diceva che non si può dire password manager, quindi vuol dire come che per fa? forza ne inserisce a mano. Ma come le ricordo? Io non ricordo, cioè io non le ricordo, ricordo solo quella del Password Manager perché chiaramente devi ricordarla. Una devi E, saperla, esatto, e quella dei miei computer perché quella non posso avere il Password Manager. purtroppo. Lo so, Però, non so, guarda, veramente. ma Molti magari fanno adesso hanno che una magari memoria di si... ferro. Ah, ma infatti... No, ma molti tipo si memorizzano una frase, che Ah, infatti una delle password più usate adesso, cioè si memorizzano una frase e poi prendono l'iniziale di ogni parola e mettono la punteggiatura nei punti in cui ci ah, deve andare. ok. Quindi, però dicono che una Beh, delle password adesso più sgamate sia le iniziali di tutte le parole della frase nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. Cioè, perché alla fine siamo banali, capito? Abbiamo imparato già a sì. memoria delle frasi da piccole, noi usiamo quelle. Però ci metti un'ora a mettere la tua maschera perché devi pensare nel cammin, cioè a vedere tutte le prime lettere, cioè io ci metterei 3 ore. Infatti. E poi dopo la password tipo... Esatto, sì. E se Cioè, sbagli allora poi fai un camminare il carattere, gatto sulla tastiera. Esatto. Allora, la password si fa sì. così, si prende il gatto, si fa camminare sulla tastiera un po' di volte, avanti e indietro, e poi quella è la Mm. password, però va memorizzata. E se non hai un gatto? Ah, niente, devi mettere E tu password. fai tipo pa 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 e hai fatto. Esatto, o metti la Divina Commedia. Comunque, consigli di sicurezza di oggi, comprate un gatto col Black Compra- Friday. Lo vendono su Amazon. E lo chiamate Bitwarden. Va bene. Va bene, dai. E... Luca chiedeva come va. Tutto bene. A te come A va? parte l'ansia. Sì, ovviamente l'ansia della sicurezza, quella sempre. Mm. Vi faccio vedere di nuovo quanto manca a Natale, giusto per, per mettere altra Passate ansia. già delle ore, esatto. Che poi io faccio la live ogni cioè lunedì e mercoledì, quindi mercoledì ovviamente sarà 2 giorni in meno, no? Vabbè, però magari uno non se l'è seguita la live del lunedì. Sì, quindi lo scopre il mercoledì. Sì, hai ragione. Su questo non ci avevo pensato. Perché ovviamente dovete seguire le live. Esatto, le dovete seguire sempre, altrimenti non vi ricordate mai quando è Natale. Esatto, cioè qua non è che parliamo solo di sicurezza, ma anche di Natale, cioè siamo avanti. Esatto. Va Va bene, bene. adesso facciamo le marchette ai canali. Dov'è il Per tuo? l'ultima volta. Sì, posso fare tipo Veronica, eccolo qua. Ecco, ovviamente canale di Veronica, iscrivetevi se Questo non l'avete bot ancora comunque è fatto. bellissimo. Hai Seguimi anche su visto? YouTube. Guarda. Segui Veronica su YouTube. Non perde tempo. Quelli li ho scritti io. Non sapevo cosa scrivere, ovviamente la mia fantasia è limitata e Vabbè. ho fatto vabbè, faccio cose standard, dai. Però solitamente non mi funziona, cioè o spara tutto o non spara niente. Però questa volta sembra che stia funzionando decentemente. Quindi, insomma. Va Dai, bene, vuoi farti la riusciamo a capire. marchetta? Parlarci del tuo Seguitemi su canale? YouTube. Ma il mio canale è il mio bambino, nato da poco, che però sta andando bene, no? Sono stracontenta. Se non lo conoscete ancora, ovviamente dovete seguirmi, cioè è ovvio, e non fare come fa qualcuno che skippa i miei video per ascoltare Eminem. No, scherzo, quello è capibile. Esce un video nuovo ogni venerdì, perché non riesco più a sostenere i ritmi che avevo all'inizio quando ero giovane, cioè ad aprile, in cui facevo 3 video a settimana.
Adesso non c'ho. Sì, no, follia. E poi ci mettevo molto di più a editare e a ragionare su cose perché ovviamente ero molto meno brava, più insicura, ma adesso faccio fatica con un video a settimana. Non Mhm. perdetevi il video di venerdì che riguarderà gli APT. Non lo devi dire, No, perché invece lo sennò... dico, perché tanto io lo dico sempre nei video, cioè anticipo il video dopo. Infatti, nel video di venerdì dico non perdetevi il prossimo video perché parliamo No, del Lazarus ma tu Group devi... no, devi mantenere, capito? Cosa Live. farà? Eh sì, capito? Chissà. Dite, non perdetevi il prossimo video, un argomento super interessante. Bam, la gente dice, cos'è? E poi viene Cosa... delusa perché l'argomento è il rapporto Clusit di ottobre. E dicono che palle. No, no, dai, è sempre interessante. Povero E Clusit. poi, chiaramente, altro video che dovete seguire, ma se state vedendo questa live, magari lo seguite. Bella, la copertina. Poi finalmente l'abbiamo fatta. Grandi risate con questa copertina. Altro No, hai scelto la canale. foto sbagliata. No, 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 dai, cosa sto facendo? Oh no, oh no, vedi, io clicco ovunque, impazzisco certe volte. Vabbè, insomma, il canale è mio, ovviamente. Io non sempre faccio video ogni settimana perché non sempre ce la faccio, però ci provo, ecco. Ci sta. E Però fai un niente. botto di live. Oddio, due, dai, sono due a settimana. Un botto. Però sono tante. Questa è praticamente la mia prima live, credo. E non è Ce ne neanche sarà mia. la prima, ma non l'ultima, pensaci. Io sono ottimista, tipo, Continuiamo? Esatto. No, no, ma lo Bene. faremo, lo faremo. Sì, sì, dai. Sì. Absolutely. Per Ok, buttare un po' di inglese. esatto. No, anche perché dobbiamo fare il countdown di Pasqua, abbiamo detto, quindi Dopo Natale ci vuole, ci vuole. tocca Sì. fare. E niente, andiamo a mangiare, come al solito, io lo Andiamo a dico cenare, sempre. esatto. È ora di E mangiare. sì, è stato un piacere, veramente potremmo rifarlo, non sto Lo scherzando. rifaremo, no, lo rifacciamo. Sì, sì, perché? Cioè, se mi vuoi ancora io vengo. Sì, ti faccio anche un cuoricino, non so se si vede, aspetta, ho i miei Ah, problemi. sì, Vabbè, aspetta. è un cuoricino, insomma. Aspetta, perché sono le reazioni, vero? Aspetta. Oddio, non lo so se funzioneranno. Io so solo che tipo se fai così I poi ti giovani lo fanno viene... così, i cuori. Comunque. Questa è complicata, come hai fatto? Così? Allora, gli Ok, indici così, vanno così. giù. Non ce la No, mia questo faccia. è quello facile. Ah! Questo è quello. Oddio, è Guarda, devi complicata sbloccarne due per essere giovane. Questo è uno e questo l'infinito è l'altro. Ma tu sei super giovane allora. Ha fatto tanto babysitting. Ok. Ci sta. Niente, però non ci Va ha bene. dato la soddisfazione delle reazioni. No, no, non lo so se funziona. Io vedo Boh. sempre Shy che ci prova, ma non so se funzionano effettivamente. Ah, vedi, c'è un cuore! Sì, sì, perché l'ho Wow! premuto, però dovrebbero venire fuori, Ah, scusa. No, ecco, ah. Ah, l'hai fatto o l'hai premuto? non l'ho fatto. Però non sono più, Cosa ci hai sono fatto? troppi. Vabbè, tu Ma tu sei hai un amico di Mac? YouTube. No, Eccolo. ma tu sei Perché i amico di Mac lo YouTube. fanno. Ah, tu hai un Ma Mac. sì, ma sono su Twitch. Sì, perché i Mac fanno queste cose. Aspetta, perché devo tipo sparire. Capito, non si vede poi se ce la faccio. Però prima ero Vabbè, Ah! confetti. Vabbè. Guarda, ho anche questi Bellissimo questo, e mi rendono anche buia, no? Cioè della serie Sì. effettivamente, altrimenti non è In realistico. effetti è E questo. questo è bello, con questi Sì, colori. sono un rave. Pazzesco. Basta, li ho usati tutti con questo, sì. Questo lo potevi usare con Cloudflare. Dovevamo usare, esatto, cioè ho sbagliato tutto, ricominciamo la live. Esatto. Potevo commentare ogni Guarda. notizia così, yeah! Lo sai che bello? No, devi prendere un Mac e poi dici, basta. Ora ambizioni di vita, prendere un Mac.
prendere un Mac. Fare questo. Io parlo dall'alto del mio tipo primo Mac e ce l'ho da un mese e mezzo, quindi in realtà... Però vabbè, Linux nel cuore. Vabbè, insomma, dai, Mac alla fine, dai, c'ha tante cose. C'ha il terminale, Sì. quindi quello che è importante. Sì, Madonna, quando provo a fare, io nella newsletter faccio la cosa anche della Bam, newsletter, parlo della vai. newsletter. Nella newsletter il venerdì, quindi nell'edizione diciamo a pagamento, faccio un sacco di laboratori, ma la cosa brutta è che ogni laboratorio da terminale devo farlo ovviamente sia per Linux e macOS sia per Windows. E Windows, cioè ogni volta devo riadattare tutte le procedure, cioè il terminale Windows è inutile. È un casino, non funziona mai niente. Ecco qui, ti ho presa la newsletter anche, giusto per aumentare Top, la grazie. pubblicità. Sì. Seguiteci tutti. Seguiteci E adesso ovunque. no, seguiteci dappertutto. Dobbiamo essere nei vostri pensieri, nei vostri sogni. E direi che Esatto, adesso possiamo esatto. anche andare a mangiare, perché credo che Sì, sia la direi di fame a sì. farmi parlare. Perfetto. Va bene. E niente, ci vediamo la prossima volta per chi seguirà le mie live. E invece con Veronica venerdì. Esatto. Ciao. Perfetto.